Ciao ragazzi, sono Fabio di Moveo. Oggi affronteremo l'argomento dello spurgo dei freni. Dopo lo spurgo dei freni Shimano andiamo ad affrontare uno spurgo su un impianto SRAM. Andiamo in officina e vi faccio vedere come si fa. Oggi andiamo a fare lo spurgo di un impianto frenante da strada della SRAM, in questo caso è lo SRAM Red. La tecnica di spurgo che utilizzerò per lo SRAM Red è identica anche per i Force e per lo SRAM Rival, che sono tutti e tre impianti caratterizzati dal fatto di avere una metodologia di spurgo molto veloce, molto pulita e favorita anche da questo punto che vedete inserito sulla pinza, che andiamo a scoprire, che è denominato bleeding edge, ovvero il bordo di spurgo. Bene, per fare ovviamente questo spurgo dobbiamo dotarci di un kit di spurgo specifico per SRAM. Sono queste due siringhe, questa con questo terminale va attaccata sulla parte superiore della valvola di spurgo posta sulla leva, questa con questo particolare profilo e diciamo con questo dadino, ok, va attaccata invece sulla bleeding edge della pinza. Per forza di cose dovete comprare questo kit di spurgo? La risposta è sì, per forza di cose. Bene, iniziamo. Andiamo a togliere la spina di sicurezza del nostro perno. Andiamo a svitare il perno delle pastiglie, a togliere pastiglia. Andiamo a mettere il blocco delle pastiglie, che in questo caso è il blocco originale della SRAM. Ok, i pistoni sono bloccati. Olio. In questo caso utilizziamo un DOT 5.1 prodotto dalla Juice Lube, ok? È un olio analogo all'originale SRAM, dal mio punto di vista è forse anche migliore, per questo motivo per cui vado ad utilizzare questo olio. Prepariamo l'impianto allo spurgo, ok? Andiamo a tirare dietro il coprileva e a riempire le siringhe con l'olio. 10 centilitri. E blocchiamo la siringa. Cercate di far uscire il più possibile le bolle d'aria che si sono immagazzinate all'interno della siringa. Questa è una T10, andiamo a svitare, vedete che esce un po' di olio. Perfetto. Dopo lo puliremo più accuratamente. E adesso andiamo ad attaccare questa siringa sul bleeding edge. Prima di tutto c'è una vite di controbattuta, che è una vite da 4, andate a mollarla leggermente, poi riavvitarla. Andiamo a inserire la siringa, perfetto. Apriamo tutte e due le siringhe, svitiamo la siringa e apriamo il bleeding edge e iniziamo a pompare l'olio dalla siringa superiore verso l'inferiore. Vedete che sono uscite le prime bolle d'aria. Spingiamo adesso dall'inferiore verso la superiore, tenendo d'occhio che non escano bolle d'aria. Ok? Ok.
Quando non escono più bolle d'aria vado a chiudere la siringa sulla bleeding edge. E che cosa faccio? Inizio a giocare su questa leva, in questo modo. Per favorire l'eventuale uscita di bolle d'aria. Perfetto. Vediamo che non esce nulla, quindi posso ritenermi soddisfatto dello spurgo. Stacco la siringa dal nostro bleeding edge. Pulizia accurata con il nostro brake cleaner. Ok. Anche qua, ovviamente. Reinseriamo le nostre pastiglie. Il tappino su bleeding edge, ecco, arrotolate leggermente il vostro foglio di carta, andate all'interno per togliere l'olio residuo. Reinseriamo la ruota. Se avete già visto il video riguardante lo spurgo dei freni Shimano, degli impianti Shimano, a maggior ragione con gli impianti SRAM e quindi con l'olio DOT prestate molta attenzione, l'olio DOT è altamente corrosivo, utilizzate sempre dei guanti, volendo, se siete alla prima esperienza, utilizzate anche degli occhiali, onde evitare che vi schizzino delle gocce di olio negli occhi. E soprattutto quando fate questi lavori prendetevi sempre il tempo, fateli con calma e siate sicuri della bontà del vostro spurgo. Piuttosto potete venire anche da me, rivolgermi anche da me, farmi controllare il vostro operato per vedere se avete fatto un buono spurgo oppure no. Come sapete i freni sono un apparato fondamentale della nostra bicicletta ed è fondamentale che siano efficienti in qualsiasi condizione. Che dire, continuate a seguirci e alla prossima. Ciao!